Ciao, bentornato al mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale e lasciami sempre un commentino qua sotto che mi fa sempre piacere, anche un cuoricino, qualsiasi cosa, anche ciao Cristiana, mi è piaciuto il video, ciao, buona serata, insomma qualsiasi tipo di commentino per lasciarmi un segno che sei passato e hai visto il mio video e darmi anche dei suggerimenti, magari ti piacerebbe che io affrontassi determinati argomenti piuttosto che altri, oltre che anche il tutorial, perché tanto io so che sei interessato più che altro ai tutorial di cucito più che ai tutorial creativi, però vabbè, spaziamo un po' e accontentiamo un po' tutti. Oggi è un video dove ti parlo di un libro che ho comprato tempo fa, non tanto tempo fa, ed è un libro di sartoria sempre, ed è un libro che ho comprato su Amazon. Ti lascio giù il link per poterlo acquistare. Il libro è questo. E questo è un libro interamente in inglese. Io capisco che magari puoi pensare che non sei in grado, comunque è difficile leggere un libro in inglese, soprattutto se non sei studiato. Ti parla una persona che non ha studiato inglese ma ha studiato francese a scuola, ma adesso con i telefonini e con tante app che troviamo tranquillamente anche gratuitamente possiamo mettere il cellulare sopra la scritta e te la traduce. Quindi eventualmente se non conosci l'inglese questo potrebbe esserti utile. Il titolo è Skirt, che vuol dire gonna in inglese, ed è un libro scritto da Wendy Ward. Quindi, come da titolo, chiaramente i suoi principali argomenti cosa sono? Sono le gonne. Quindi le gonne, abbiamo all'interno anche i cartamodelli, quindi possiamo utilizzare, io non li ho usati quindi non posso farti una recensione sul cartamodello se è fatto bene, se è fatto male, però all'interno, adesso andiamo a vederlo insieme, c'è tutta la spiegazione della confezione di varie gonne, tipologie di gonne. Prima di andarlo a vedere insieme, quindi lo sfoglieremo insieme, ti dico che cosa mi è piaciuto di questo libro. Prima di tutto il fatto che abbia i cartamodelli e quindi eventualmente li possiamo provare già inseriti nel libro, e poi il fatto che è spiegato veramente molto bene con dei disegni ben dettagliati, fatti veramente molto bene, con tutti i passaggi. È come se fosse una scuola di cucito. Quindi questi libri servono tantissimo perché sono libri che trattano solamente un argomento, come in questo caso la gonna, le gonne, varie tipologie di gonne, anche gonne che vengono realizzate con tessuti diversi, quindi è molto utile perché ci specializziamo in un qualcosa che magari ci piace particolarmente. Quindi per esempio farci delle gonne, si trovano in inglese molti più libri rispetto all'italiano, questo è poco ma sicuro, non vengono tradotti tutti in italiano, quindi se vuoi imparare a cucire da autodidatta, da sola e senza andare ad un corso di taglio e cucito, ti consiglio di comprare questi libri e di cercare di imparare le parole principali più importanti riguardanti la sartoria. Non è molto difficile perché chiaramente non stiamo parlando di un libro di narrativa, stiamo parlando di un libro dove viene spiegato passo passo quello che devi fare, quindi non è tanto difficile anche se in inglese non sei il top. Il libro mi ha fatto sentire più competente, mi fanno stare bene perché mi permettono di poter approfondire tutte le mie competenze riguardanti la sartoria, perché se tu pensi di essere arrivato sei sulla brutta strada. Io penso che ci sia sempre da imparare, ma non solo per quanto riguarda la sartoria, ma in tutti i campi noi possiamo solo migliorare e magari conoscere delle tecniche che magari seguendo anche dei corsi a pagamento di sartoria non abbiamo imparato. Io ho seguito 2 corsi, però sto continuando ad imparare tante tecniche che prima non conoscevo, quindi sicuramente un libro del genere ti aiuta a sentirti più competente e più sicuro di te nella confezione dei capi. Ma adesso andiamo a sfogliare insieme il libro. Andiamo velocemente, tutto scritto in inglese, ma volendo puoi usare un'app per la traduzione, si mette sopra il cellulare e automaticamente ti traduce, diciamo, la frase. Anzi, è un modo, diciamo, utile a volte anche per imparare una lingua, se vogliamo. Ecco, come usare questo libro, qua c'è scritto. Poi abbiamo qui The Jersey Pencil Skirt, quindi la gonna in jersey, quindi
elasticizzata. Qua abbiamo una gonna troppo bellina con una, come vedi, una banda in più, come piacciono a me. E qua abbiamo poi una gonna semplicissima, praticamente è una gonna in jersey dritta con l'elastico. E qua c'è tutta la spiegazione di che cosa hai bisogno, c'è spiegata veramente molto molto bene. Oltre ad avere il cartamodello, abbiamo proprio spiegato benissimo come metterlo nella stoffa, il tipologia di stoffa che puoi utilizzare, come tagliare la stoffa, come preparare il tuo pattern, quindi la tua cartamodello, e qua è come cucire, tutti i passaggi per cucire tutte le parti, ed è veramente facilissima questa gonna, una gonna proprio che potrei tranquillamente fare nel mio canale YouTube, perché comunque voglio portare sempre un qualcosa di facile. E questo è carino come metodo, perché è un metodo che si usa per arricciare la stoffa. Questa lo possiamo utilizzare per esempio anche per arricciare una manica. Poi qua invece abbiamo The Wrap Skirt, è una a portafoglio, una gonna a portafoglio, possiamo vedere anche qui. E qua abbiamo il cartamodello, come fare, quindi tutto l'appoggio sul tessuto, tutto appoggio sul tessuto, e qua come cucire il tutto. Quindi qua la versione con le tasche e con questa parte diversa, che lo possiamo fare anche di un tessuto diverso. Veramente è troppo bellino questo libro, mi piace troppo. Come applicare le tasche, come rigirare queste parti, diciamo, molto sottili di stoffa. Ti ho fatto un video, ho comprato un attrezzo di varie dimensioni che fa questo. Poi abbiamo qui sono le varianti, cioè come fare proprio la paramontura, anche qua come fare l'orlo, quindi ti dice perfettamente come farlo. E questo è un altro modello, The Circle Skirt, quindi la gonna a ruote. Anche questo mi sarebbe piaciuto fare nel mio canale. Qua ti dice come fare, quindi la gonna base, la versione base, tutti i passaggi con l'elastico, si può applicare anche una tasca. Secondo me è fatto molto molto bene. Infatti vorrei comprarmi altri libri di questa autrice, perché mi piace moltissimo come spiega, tanto non lo tradurranno sicuramente in italiano. Ecco, questa è la gonna in jeans, la gonna E-line, cioè a forma di A, quindi la gonna a trapezio noi la chiamiamo, qua invece loro la chiamano la gonna ad A. Questa è la gonna svasata. Ecco, anche qua il cartamodello, qua c'è la fa addirittura in jeans, veramente carina. Qui con la cintura, e al centro c'è questa piega. A me serve molto per imparare l'inglese, perché io ho studiato francese, mi piacerebbe imparare benissimo l'inglese, mi piacerebbe tantissimo. Ecco, qua ci dice come cucirla passo passo. Guardiamo un attimo. Ecco, questa invece è la gonna palloncino, quindi la gonna palloncino qua è molto, possiamo farla sia palloncino così oppure dritta, quindi senza fare questo gioco qui, ma semplicemente molto gonfia e nella parte superiore. Vediamo un po' i modelli. Ecco qua, questo è il primo modello e questo è il secondo modello, senza tirare la stoffa verso l'interno. Come preparare il cartamodello, qua come cucire il tutto, e qua ci dice come fare appunto il palloncino, come effettuarlo. La gonna palloncino non sta bene a tutte, la buona palloncino fatta così sta bene a chi è molto 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 magra, quindi deve avere le gambe magre, la vita stretta, perché sennò ovviamente tenderà a ingrossare la figura. Qua tutte le tecniche spiegate bene. Invece qua è il modello dritto, che comunque questo sta bene un po' a tutte, ma soprattutto a chi non ha pancetta, perché qua c'è una parte che è molto arricciata e quindi potrebbe creare volume nella pancia. Qua abbiamo la pencil skirt, che io adoro, che ho fatto anche nel mio canale, l'ho fatto anche il modello e via dicendo. E qua abbiamo come inserirlo all'interno della stoffa, come inserire il cartamodello, piazzare il cartamodello nella stoffa, tutti i passaggi, e qua come cucire. Anche vedi qua una modifica per esempio sul dietro, comunque questo cannoncino per l'agio, e qua ti spiega come fare. Ecco qua, ti spiega, come l'ho spiegato anche io nel tutorial, come inserire la paramontura, cioè fare la gonna senza la cintura, quindi con la paramontura oppure con la cintura.
e questa invece tipo culotte. Qua addirittura ci spiega quali sono le nostre nozioni che dovremmo avere, che ha imparato, basiche di tecniche di cucito per poterla fare. Che cosa impariamo? Spettacolare, veramente spettacolare. Che cosa hai bisogno? Tutte le... una gonna pantalone. È una gonna pantalone. Le ho sempre odiate, le gonne pantaloni. Non lo so perché, ma le ho sempre odiate. Come le tute. Gonne pantaloni e tute, veramente no, vabbè. Anzi, le tute mi piacevano, le gonne pantaloni mi sono mai piaciute in vita mia. Non so perché, non ne ho mai fatta una. Ecco, qui è come inserire la zip e poi il cinturino, quindi ci insegna questo. Qua la gonna pantalone, in tutta la sua beltade, che a me non piace. E qua the front open, ah ecco, questa è la, invece è questa è la gonna con la parte davanti aperta e i bottoni, asole e bottoni, anche queste a me non piacciono, non piace la gonna normale senza asole e bottoni, queste cose così. Proprio è una questione di gusti. Poi alla fine mi vesto sempre uguale con le stesse cose, perché poi alla fine succede così. E qua ci spiega esattamente come fare, con tutta la spiegazione. Ecco qua. E qua come avviene, diciamo, la bottonatura, con la bottonatura a pressione, bottoni a pressione. E qua abbiamo finito, solo che qua ci sono le tecniche. E qua parla di tutta l'attrezzatura di cui abbiamo bisogno, che abbiamo visto, stravisto, è pieno di video, insomma tutta l'attrezzatura. Ah, questa è l'attrezzatura per stirare, io ho fatto tutti i video specifici su questi argomenti. Ecco, come usare i pattern, quindi le cartamodelli, quindi tutti i simboli che troviamo nei cartamodelli, come interpretarli. Questa è la stoffa, tipi di stoffa, vabbè, certo in maniera molto superficiale, perché ci sono dei libri che parlano solo di stoffe, quindi possiamo solo immaginare come sia spiegata proprio in maniera molto... Queste sono le cuciture, come vengono fatte, proprio una cosa molto semplice. Ecco qua, come usare l'elastico, ecco, perché ci ha fatto vedere una gonna con l'elastico, qua ti fa vedere più nel dettaglio come fare l'orlo con il nastro in sbieco, come fare dart, che no, per esempio io non lo conoscevo questo termine, che vuol dire la pence, come fare le pence, come fare la ricciatura, quella che abbiamo visto prima dal lato, che possiamo utilizzare anche per farla ad esempio in una gonna, per esempio in un pantalone, eccetera eccetera, come attaccare le zip, e su questo abbiamo fatto un video che è piaciuto molto, infatti tutti i complimenti per quel video. Questo zipper invisibile, zip invisibile, come attaccare la paramontura, anche questo l'abbiamo visto nel mio canale, e come attaccare il cinturino, anche questo abbiamo visto. Questo l'abbiamo visto tutto. E qua altre spiegazioni, come vediamo. E alla fine del libro abbiamo tutti i cartamodelli, che sono qua. Quindi abbiamo sfogliato insieme, fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, se lo comprerai, mi raccomando sotto ti lascio il link per poterlo acquistare su Amazon ed è veramente molto molto utile. Ho anche altri libri in inglese, se ti fa piacere lasciami un commentino e fammi sapere se ti interessa che io ti parli e ti faccio la recensione anche dei libri in inglese oltre che a quelli in italiano. La lettura di questo libro la consiglio se ai principianti perché parte proprio dalle basi, quindi proprio per la confezione delle gonne più semplici e più diciamo più semplici fino alla struttura, alla confezione di modelli un pochettino più complicati. E inoltre ci può, come ho detto prima, ci può aiutare a perfezionare la nostra tecnica. Quindi diciamo che io lo consiglio sia alle principianti che alle non principianti che magari hanno seguito anche dei corsi di taglie cucite e che vogliono perfezionare la propria tecnica. Quindi sicuramente il libro ti piacerà anche se hai seguito tanti corsi di cucito. Super consigliato. Spero che il video ti sia piaciuto, allora fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un commento, è tutto quello che ti chiedo ogni volta e sono anche noiosa. Ti mando un grande bacio, sartoriale, creativo e soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video.